Ciao a tutti, io sono Marina e bentornati sul mio canale. Oggi vi farò vedere come lavorare gli aumenti e le diminuzioni. Io ho qui già un esempio di lavoro già lavorato, quindi ho lavorato i primi 3 giri di punti alti e ora vi faccio vedere come fare le diminuzioni. Fare una diminuzione vuol dire ridurre il numero di punti. Generalmente la diminuzione consiste nel ridurre 2 punti a uno solo. La diminuzione in inglese si chiama decrease. Come si fa la diminuzione? La diminuzione si fa in base al tipo di punto. Quindi ora vi faccio vedere le più comuni diminuzioni, quindi diminuzione del punto basso, diminuzione del mezzo punto alto e diminuzione del punto alto. Dunque, per lavorare la diminuzione del punto basso andiamo a lavorare 2 punti insieme. Quindi entriamo nella nostra prima V, quindi il nostro primo punto, prendiamo il filo e lo facciamo uscire. Per chiudere il punto basso andremmo a lavorare in questo modo, ma siccome è una diminuzione prendiamo solo il filo in questo modo, vedete, uscite, e fate la stessa cosa col secondo punto, quindi rientrate nel secondo punto, prendete il filo e uscite, quindi avete 3 asoline sull'uncinetto e non 2 come un normale punto basso. Per chiudere il punto li lavorate tutti insieme, quindi vedete che da 2 punti ne è rimasto uno solo. Lo vedete perché si crea questa diagonale, quindi rispetto al normale punto basso è un pochettino diversa. Rivediamo. Quindi un'altra diminuzione, quindi entro, prendo il filo, entro, prendo il filo nel secondo punto, quindi 3 asoline sull'uncinetto e chiudo. Di nuovo, entro nel primo punto, entro nel secondo punto, 3 asoline e chiudo. Quindi il lavoro diminuisce, vuol dire che se ad esempio il nostro lavoro precedentemente misurava, non lo so, 5 cm, facendo già queste 3 diminuzioni andrà ad essere 3 cm. Questa tipologia di diminuzione ha un aspetto carino sia sul fronte del lavoro che sul rovescio. C'è anche un altro metodo per diminuire che viene utilizzato soprattutto negli amigurumi, in quanto il lavoro è circolare e si vede solo il fronte del lavoro, quindi non c'è bisogno che sia carino, diciamo, anche dietro. Questa tipologia di diminuzione si fa in questo modo e la chiamerò per comodità diminuzione da amigurumi. Si prende sempre 2 punti insieme, ma questa volta si prende solo l'asolina frontale del lavoro. Quindi entro e prendo l'asolina frontale e prendo l'asolina frontale del secondo punto, vedete? Prendo ed esco da tutti e 2 e chiudo il mio punto. Quindi da davanti è carino, mentre da dietro non tanto. Vi faccio vedere con gli ultimi 2 punti, quindi entro dall'asolina frontale, non prendo il filo ma entro dalla seconda asolina frontale, quindi il secondo punto, vedete, prendo il filo e lo faccio uscire da entrambi
e chiudo. Quindi ho fatto la mia diminuzione amigurumi. Vi faccio vedere ora come fare la diminuzione del mezzo punto alto. Quindi ho già lavorato i miei primi 2 normali mezzi punti alti e vado a lavorare la mia diminuzione, quindi in questo caso da 2 punti diventa 1. Quindi prendo il filo come al solito per fare il mezzo punto alto, entro nel primo punto e tiro fuori. Normalmente per chiudere il mezzo punto alto in questo momento prenderei il filo e lo farei passare dalle 3 asoline, ma essendo una diminuzione devo prendere anche il secondo punto, quindi prendo il filo, entro nel secondo punto e tiro fuori il filo, quindi mi ritrovo ad avere un bel po' di asoline. In questo caso ne ho 5. Con le mie 5 asoline chiudo il punto passando dentro tutti. E ho fatto la mia diminuzione di mezzo punto alto. Rivediamo. Quindi entro nel primo punto e nel secondo, mi raccomando, state attenti a non lavorare troppo stretto perché altrimenti potrebbe essere un po' complicato fare le diminuzioni. Lavorate sempre abbastanza morbidi. Potete anche uscire da una asolina alla volta se avete paura di sbagliare, così. E queste sono le mie diminuzioni. Vi faccio ora vedere la diminuzione del punto alto. Quindi, come abbiamo visto per il mezzo punto alto, è come se noi lavorassimo mezzo punto nel primo e mezzo punto nel secondo per poi chiuderli insieme. Quindi ricordatevi che il punto alto è lavorato in questo modo, quindi per farne mezzo, diciamo, dobbiamo prendere il filo, entrare nel primo punto, uscire e lavorare. Quindi questo, diciamo, è mezzo punto fatto. Facciamo la stessa cosa nel secondo punto, quindi prendo il filo, entro, lo faccio uscire e passo in 2 asoline, quindi un altro punto alto fatto a metà, vedete questi 2, e quindi ora li unisco insieme, quindi prendo il filo ed esco da tutte e 3 le asoline. Quindi ho creato la diminuzione del punto alto. Rivediamo. Questi 2 punti diventano 1, quindi entro e lavoro il mio punto a metà. Stessa cosa nel secondo punto. E ora chiudo insieme e ho fatto la mia diminuzione del punto alto. A che cosa servono le diminuzioni? In base allo schema che state seguendo potreste trovare differenti istruzioni. Io ora vi mostro ad esempio 2 diversi tipi di diminuzione. Questa diminuzione che vedete qui è stata effettuata diminuendo solo da un lato, quindi potete vedere che il lavoro si presenta più piccolino solo da un lato. Vedete, questa parte rimane sempre uguale. Questa tipologia di diminuzione viene utilizzata ad esempio quando dovete fare lo scollo di un top
ad esempio io ho qua il mio ultimo lavoro, che è questo, appunto questo top, e vedete che lo scollo del top viene effettuato tramite la diminuzione solo da un lato, perché se vedete dall'altro lato è perfettamente dritto. Quindi questa tipologia di diminuzione vale per queste tipologie di lavorazioni. Questa invece è una diminuzione all'interno del lavoro, quindi non ho diminuito né nel primo né nell'ultimo punto, ma in mezzo, e viene effettuata generalmente quando si deve restringere ad esempio un capo in maniera discreta, quindi non si vede, diciamo, troppo di lato la diminuzione, ma comunque crea una differenza di forma, come potrebbe essere ad esempio una maglietta, come potrebbe essere ad esempio, io vi ho fatto questo disegno, una diminuzione dal seno all'ombelico per creare questa forma che segue il corpo. Si può effettuare la diminuzione all'interno del lavoro in modo da non avere i bordi netti come in questo caso. Ovviamente la diminuzione vale anche per i lavori circolari, noi non li abbiamo ancora affrontati, comunque vedremo poi in futuro, quando vi spiegherò l'anello magico e le lavorazioni circolari, come le diminuzioni servano moltissimo nel costruire il progetto, che sia un amigurumi o che sia qualcos'altro. Lo stesso discorso vale per gli aumenti. Gli aumenti servono ad ampliare il lavoro, quindi da un punto ne facciamo due o più. Gli aumenti in inglese sono chiamati increase. Normalmente l'aumento classico è da un punto a due, potreste anche trovare degli aumenti diversi, quindi ad esempio se in un punto è richiesto di lavorare 3 punti, quello è un aumento doppio. La lavorazione non cambia in base al tipo di punto, come abbiamo visto prima nella diminuzione, quello che importa è il numero di punti che vengono lavorati in uno stesso punto. Quindi in questo caso andiamo a fare un aumento lavorando il nostro normale punto, in questo caso punto alto. Per fare un aumento rientro nello stesso punto e faccio un altro punto. Vedete? Quindi ho creato 2 punti nello stesso punto. Rivediamo. Due punti nello stesso punto, e questo è il nostro aumento. Quindi vale sempre lo stesso discorso. Ad esempio io qui ho diminuito da qui a qui. Se ad esempio dopo mi viene richiesto di fare un aumento solo da un lato, andrò a ricreare la stessa lavorazione speculare. Quindi ad esempio, come nel mio caso, il top che vi ho fatto vedere prima, vedete che qua si crea una lavorazione ad aumenti e a diminuzioni. Quindi in questo caso gli aumenti e le diminuzioni vengono fatte solo da un lato, perché come avete visto prima l'altro lato è perfettamente dritto. Quindi queste due tecniche ci aiutano a lavorare i nostri progetti. Vedete come si amplia il lavoro rispetto a prima? Lo stesso discorso vale per i lavori circolari che vedremo in seguito. Appunto, gli aumenti sono importantissimi come le diminuzioni per creare diverse forme. Spero che abbiate trovato questo video utile. Se avete delle domande o dei consigli, oppure voi utilizzate un metodo che io non conosco, scrivetemi pure nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video.